Ciao, mi chiamo Francesco Moro, sono il presidente del circolo ACLI di Ciserano, un paesino nella Bassa. Buongiorno a tutti, io sono Michele Tallarini e sono un progettista per Acli Bergamo. Quali sono le differenze tra una raccolta fondi tradizionale e una raccolta su piattaforme digitali? Noi siamo un po' specializzati nelle raccolte attraverso iniziative tipo pranzi, cene solidali. Poi quando facciamo dei servizi cioè chiediamo un contributo, ma sempre libero. Le nostre iniziative sono sempre rivolte alla popolazione in generale, non solo agli iscritti ACLI, anche perché facciamo dei servizi che sono rivolti a chiunque lo richieda. E quindi ci è capitato di organizzare delle cene con una raccolta fondi volontaria. In genere noi tendiamo a chiedere un contributo, ma su base volontaria. Per quello che riguarda invece diciamo, i nuovi mezzi, quindi la raccolta fondi e le nuove tecnologie, sicuramente le nuove tecnologie, quindi anche piattaforme dedicate per la raccolta fondi, possono essere una buona integrazione alle pratiche diciamo, tradizionali che un circolo, un'associazione o comunque una realtà può utilizzare. Ad esempio, mi viene da citare alcune piattaforme digitali sulle quali è possibile inserire una descrizione del proprio progetto o della propria iniziativa per cercare dei finanziatori. Questo è molto importante innanzitutto perché si allarga, se così vogliamo dire, il ventaglio di possibilità, ma anche le possibilità di raggiungere persone nuove, perché ovviamente attraverso il web si possono raggiungere una platea più ampia di persone. E in questo modo è possibile far conoscere il proprio progetto e trovare finanziatori esterni. Questo ha ovviamente dei punti forti, quindi da un lato una platea più ampia di possibili persone interessate, quindi di possibili finanziatori, dall'altro ovviamente si perde un po' il contatto diretto che magari una campagna come una cena appunto solidale o una campagna diciamo fatta in loco, fatta dal vivo si ha, e quindi poi ci sono tutte una serie di strategie per poter avvicinarsi sempre di più a possibili finanziatori, raccontare in maniera, come posso dire, efficace il proprio progetto. Quali sono gli errori più comuni o i consigli che avete da dare a chi potrebbe fare una raccolta fondi? Ma noi quando facciamo queste raccolte fondi abbiniamo sempre delle cose abbastanza culturali o comunque di interesse anche generale, che sono, non so, visite guidate a dei musei o delle città, delle passeggiate. Cerchiamo di dare queste cose, quindi la cosa fondamentale per noi per non commettere errori è quello sempre di dare una chiarezza informativa, perché capita che magari qualcuno può venire e pensa ma io credevo che, invece se si fanno dei volantini dove c'è la chiarezza informativa si evitano queste cose. Poi cerchiamo di contenere i costi evitando, non so, sprechi di viaggio, e quindi organizzandoci con le macchine, così diciamo l'utile rimane più tra virgolette in casa rispetto al noleggio di mezzi, possono essere pulmini o macchine, quindi è questo. Cerchiamo di muoverci anche in un arco, in un temporale comunque di chilometraggio abbastanza contenuto. Per quello che riguarda invece una campagna online, sicuramente è buona cosa essere piuttosto strutturati, nel senso che il web e gli strumenti digitali che si utilizzano hanno ovviamente dei loro linguaggi specifici e delle modalità specifiche che bisogna conoscere, che bisogna essere un minimo strutturati per poter sfruttare al meglio. Si vede molto spesso sul web campagne digitali, magari anche su piattaforma, che non hanno successo perché sono magari create e poi lasciate un po' andare, non vengono seguite o comunque non vengono utilizzati degli strumenti, delle modalità comunicative specifiche. Quindi da quel punto di vista il web non perdona, perché se non gli stai dietro e se non riesci a utilizzare i canali e i linguaggi giusti
nel mare magnum, diciamo, dell'informazione poi non spicchi e non raggiungi il tuo audience. Quindi sicuramente è molto importante avere anche delle figure professionali o non professionali, ma che comunque conoscano la materia e riescano a utilizzare questi canali. E dal mio punto di vista, per l'esperienza che come ACLI abbiamo fatto in questo ambito, è sicuramente importante abbinare la campagna web con tutta una serie di iniziative anche sul territorio, questo non solo per unire le due cose, ma anche per avere del materiale per raccontare il proprio progetto. Ovviamente una persona che tramite un link, tramite la navigazione web, incappa nella nostra campagna, quindi nella nostra iniziativa, magari non risiede neanche nel territorio dove l'iniziativa si svolge, e quindi in qualche modo deve essere catturato, deve essere l'interesse, bisogna far nascere l'interesse all'interno di questa persona per quel contenuto, per quella campagna, per quell'iniziativa. Quindi è molto importante raccontare anche con video, materiali o altri strumenti la campagna, sempre anche, appunto, come si diceva, per essere chiari riguardo gli obiettivi e i risultati poi di questa iniziativa, quindi cosa si andrà effettivamente a fare. Un'altra diciamo buona pratica per fare delle campagne online è sicuramente mantenere il contatto con le persone, con i soggetti che finanziano. Questo può essere per far questo può essere molto importante, ad esempio, avere una lista di finanziatori che si tiene aggiornati, con i quali si resta in contatto magari tramite una newsletter, ad esempio. È buona cosa mandare i risultati dell'iniziativa che si è organizzata e che le persone hanno finanziato, magari qualche giorno dopo, qualche settimana dopo l'iniziativa, mandare una piccola newsletter, una piccola mail in cui si spiega che cosa è stato fatto, magari anche con qualche foto o video, in modo che anche le persone che hanno finanziato ma che non hanno partecipato abbiano contezza di cosa è stato fatto. Ed è molto bello perché in questo modo, in un certo senso, li si fidelizza, e quindi queste persone poi saranno più contente in futuro anche di finanziare ulteriori iniziative, ulteriori campagne. Per quello che riguarda invece gli errori, come un po' dicevo prima, non utilizzare dei canali comunicativi o delle modalità comunicative adeguate, e pensare di gestire, appunto, una campagna web senza le dovute attenzioni, ma semplicemente lasciandolo un po' andare. Purtroppo il web non è una macchina automatica, quindi le cose non vanno in automatico, ma vanno seguite, vanno via via arricchite e rilanciate. Noi, se posso, essendo una piccola realtà locale, quindi operando strettamente nel locale, usiamo molto lo strumento del passaparola e poi l'uso di WhatsApp per avere un contatto diretto con le persone. Però, ecco, lavorando così noi nel nostro piccolo riusciamo a coinvolgere le persone proprio col passaparola, con l'incontro personale, incontrandoci proprio anche per strada. Quindi questo ti porta a poter dare delle informazioni, anche a rispondere a delle domande sulla chiarezza, su cosa facciamo e dove andiamo e cosa vedremo. Per quello che riguarda invece un esempio pratico di campagna, come ACLI Bergamo, anzi come ACLI regionale, perché si tratta di un progetto regionale, abbiamo lanciato qualche mese fa la campagna dal titolo Salta Su, per finanziare borse lavoro, quindi per aiutare le persone dei vari territori della Lombardia a poter trovare lavoro. Abbiamo utilizzato, faccio questo esempio perché è a mio modo di vedere, un ottimo esempio di campagna che integra i nuovi strumenti con invece le forme più tradizionali, perché appunto abbiamo utilizzato una piattaforma web per far conoscere e per finanziare questi interventi, questa campagna, anche attraverso delle ricompense ai donatori, utilizzando appunto una piattaforma web abbastanza conosciuta. A questo però abbiamo unito l'azione dei circoli territoriali, quindi
Da una parte abbiamo fatto questa campagna web per il pubblico diciamo più ampio, se vogliamo anche nazionale. Dall'altra parte però in tutta la Lombardia abbiamo e stiamo tuttora organizzando degli eventi di raccolta fondi sui territori, quindi riuscendo ad andare, come spiegavamo prima, andare a prendere tutte quelle persone che magari il web o non lo utilizzano o comunque essendo del territorio hanno un contatto diretto con gli organizzatori dell'iniziativa tramite, ad esempio, come si diceva, cene di finanziamento, eventi culturali di finanziamento, e quindi in questo modo si riesce a intercettare possibili finanziatori sia dal lato diciamo più ampio informatico, ma anche, come vedevamo, un po' più aleatorio e un po' più distante, ma anche diciamo, le persone che vivono i territori e che possono essere interessati in prima persona concretamente a finanziare le iniziative, anche perché è bene ricordare che qui stiamo parlando di fundraising, quindi di ricerca di risorse prettamente economiche, ma tramite l'azione, nel caso delle ACLI, dei circoli, comunque in caso di associazioni diciamo generiche, di tutte quelle articolazioni che si trovano sui territori, è possibile trovare non solo fondi, ma banalmente anche nuovi soci o nuove persone che magari in un determinato progetto abbiano voglia di spendere del proprio tempo, magari diventando volontari o comunque aiutando l'associazione all'interno delle proprie attività. Quindi per noi social fundraising vuol dire questo: sicuramente coinvolgere i territori per la ricerca di fondi, ma anche per far conoscere le proprie attività ad ampio spettro. Può andare? Ok. Noi usiamo lo strumento classico del volantino, poi ad esempio per quanto riguarda la rete lavoro cerchiamo di operare anche appoggiandoci ad altre associazioni locali e all'amministrazione comunale che ci dà un contributo proprio per finanziare queste borse lavoro. È una collaborazione che è necessaria perché forniamo questo servizio di rete informativa su come cercare il lavoro con gli strumenti messi a disposizione anche da web, e quindi è importante che ci sia sempre comunque una collaborazione, perché più persone conoscono e più c'è la possibilità di essere coinvolti anche in un discorso proprio di contribuzione a livello economico per poter garantire questi servizi. Siete bravi? Ok, secondo me sì. Attori, Cioè, attori